Oggi si parla di trapianti e come farli nel migliore dei modi. Trapiantare è una parte essenziale per l'ortolano, perché tutte le piante difficilmente crescono velocemente a terra. Sì, cioè lo possono fare, ma alcuni impiegheranno molto più tempo e daranno pochi risultati nel raccolto futuro. Anche i frutti e tutte le altre piante le possiamo seminare in vivaio e trapiantare poi con successo in pieno campo. Il trapianto permette poi di anticipare le coltivazioni in primavera e avere raccolti subito nella primavera inoltrata. Permette poi di gestire al meglio le erbacce che infestano di solito le semine a spaglio e l'irrigazione in modo da sprecare meno acqua e di eseguire delle studiate consociazioni di cui andremo a parlare a fine video. Questo video naturalmente sarà fatto a step in modo da focalizzare certi argomenti su ogni parte appunto del contenuto. Prima di trapiantare una piantina bisogna ben osservarla e prima di comprarla, se non l'abbiamo allevata noi nel nostro vivaio casalingo, dobbiamo stare ben attenti al suo stato di salute. Essa non deve presentare lo stelo troppo allungato o pendente e se ne avete la possibilità controllatene le radici. Se sono di colore marrone vuol dire che sono vecchie e se sono bianco barra grigio sono in piena salute e quindi stanno bene e le potete comprare. Il trapianto va eseguito in un'aiola precedentemente pulita e liberata dalle erbe infestanti e secondo il metodo che seguiamo. La possiamo lavorare poi o meno. Il metodo per esempio no dig o quello di Giancarlo Cappello non prevede nessuna lavorazione del suolo, solo il trapianto all'interno della sua pacciamatura. Il metodo per esempio biointensivo prevede l'uso solo delle agrilinette senza rovesciare gli strati del terreno. È consigliabile coprire il terreno con della pacciamatura prima del trapianto, con paglia, fieno e foglie per mantenere l'umido delle piante. Io personalmente non uso la pacciamatura in plastica, anche se è biodegradabile, preferisco quella organica. Possiamo aggiungere del concime, cioè dello stallatico, dell'humus di lombrico e del compost che abbiamo fatto noi a caso che abbiamo comprato, oppure anche del normalissimo terriccio, a seconda poi delle esigenze delle piante. Poi semmai andremo a vedere in un video a riguardo le esigenze delle piante e semmai scrivetelo qua sotto ai commenti se vi piacerebbe vederlo. È consigliabile trapiantare nel tardo pomeriggio in modo da evitare la maggior parte dello stress causato dall'eccessivo calore del primo pomeriggio, cioè la parte della giornata più calda e più afosa, soprattutto in estate. Si possono utilizzare dei trucchi per far attecchire al meglio le piante. Possiamo mettere in ammollo le piante per 10-15 minuti prima del trapianto in acqua, in modo da diminuirgli ancora di più lo stress del trapianto. Possiamo immergerle anche in acqua concimata. Mi raccomando, non allagatele fino alle foglie solo nel panetto di terra, perché sennò poi si andrebbero a sciupare i germogli e le piante morirebbero marce, anche se sono state solo quei 10 minuti. Estraete delicatamente e con molta cura le vostre piantine dagli alveoli e mettetele a dimora, seguendo il loro sesto di impianto della varietà. Per chi non sapesse cosa è il sesto di impianto, è la misura che intercorre tra le piante nella fila e la misura che intercorre tra le file delle piante. Poi tanto nelle confezioni dei semi e al vivaio potete chiedere qualunque cosa per specificare. La profondità varia in base alla pianta. In linea generale sotterratele fino al loro colletto, leggermente anche sopra. Potrete usare vari attrezzi, la paletta, il foraterra o la pinza o la normale mano che tutti speriamo abbiamo. Dopo il trapianto possiamo con le dita pressare il terreno in modo da stabilizzare la pianta e in modo che quando diamo l'acqua non prenda le valigie e se ne vada via per i campi. Continuiamo. Per diminuire ancora di più lo stress potete mettere un telo ombreggiante teso sopra le piantine per i primi 3-4 giorni, vanno bene anche le cassette in plastica, poi mi raccomando toglietelo perché sennò le piantine andranno a allungarsi e sprecherete poi tutte le piante che avete trapiantato. Dateli poca acqua alla volta ma della giusta misura senza affogarle
e tenetele d'occhio ogni giorno, ogni santissimo giorno, in modo da vedere subito le problematiche e curarle nel momento necessario. Mi raccomando, coltivate con amore, perché senza quello i frutti vengono, ma non hanno quel meraviglioso sapore. Adottate anche consociazioni in modo da risparmiare terreno e produrre di più, e per far aiutare le piante tra di loro. Se vuoi anche un video sulle consociazioni, più nello specifico, lascia un bel like, arriviamo almeno a 20-25 like, dai! Se ti è piaciuto il video iscriviti e zappa il tasto della campanella per vedere subito i video che poi usciranno. Scrivi un bel commento raccontando cosa fai ora nell'orto e cosa trapianti, perché mi interessa, e mi raccomando non esitare a farmi delle domande, sarò felice di risponderti. Naturalmente io ti do un caldo ringraziamento, anzi un fresco ringraziamento visto che siamo in estate, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!